Buongiorno a tutti, buon lunedì, eccoci qua insieme di nuovo all'inizio di una settimana. Mi leggo qui per non essere una persona, come si dice, no? Non, ecco qua. Bentrovati, spero che abbiate passato un ottimo weekend, spero che tutto sia bene. Parlerò della scuola lunare, ma parlerò più che altro del corpo lunare. Cosa sia in realtà, cosa indica in realtà, o come anche viene chiamato corpo d'argento. Quindi, andremo ad approfondire, sistematicamente ciò che, a volte viene chiamato corpo magico o viene chiamato o viene chiamata pietra bianca o viene chiamata, luna, o viene chiamata Diana, no, anche in una certa maniera per essere in collegamento con questa grande entità, grande forza che ha sempre dato all'essere umano la sua energia e senza cui la Terra non potrebbe neanche sopravvivere, perché sappiamo benissimo che oltre al Sole che ci fornisce, la vita, senza la Luna equilibratrice non sarebbe possibile assolutamente vivere, sembra messa lì apposta, no, forse è stato messa lì apposta, vabbè. Questi sono altri argomenti. Volevo appunto dire questo. Volevo anche, avvisare che cioè coloro che sono interessati, che penso in settimana farò la prima trasmissione anche per quanto riguarda il canale YouTube I Controllori dell'Anima Umana, quindi cominciando questo, piccolo percorso, se vogliamo, da parte della scienza ammonia per quanto riguarda l'anima umana e per quanto riguarda i controllori dell'anima umana e quindi tutto ciò che solitamente è detto da altre persone, nella visione, non so, può essere ufologica, può essere misteriologica, soteriologica o, psicologica, eccetera, eccetera, la andremo ad analizzare nella maniera, ammonia, quindi con logicità, ma anche con capacità e possibilità di poterne esperire e capire le possibilità, le realtà, eccetera, eccetera. E diciamo sarà un pochino sorprendente, penso, per diverse persone, no, perché magari andare a scoprire che quel particolare santo era sottoposto a una particolare forza controllante, mentre si pensava magari il contrario. Allora, tra l'altro ancora, poi lo ripeterò più avanti per coloro che verranno, più avanti, quelli che verranno dopo, che la scuola lunare apre i cancelli, riapre i cancelli, quindi li aveva chiusi per un po' di anni. La scuola lunare è diversa dalla OP, perché la OP è una scuola generale, cioè nel senso che insegna letteralmente proprio ciò che, si basa per quanto riguarda, cioè la magia e la conoscenza dell'alchimia magica. Quindi è una scuola un pochino no, è una scuola generale per chi veramente si vuole formare con i dettami della scienza ammonia e quindi del Kaum e quindi di ciò che è stato trasmissione da millenni, che non si improvvisa dall'oggi al domani, quindi nella OP si ha una istruzione generale. Mentre la scuola lunare è un focus, no? Cioè in pratica si concentra e si concentrerà esclusivamente sulla creazione di quello che è chiamato corpo d'argento. Quindi la scuola lunare non non è a livello della OP, nel senso che è concentrata proprio sulla creazione del secondo corpo, cosa che anche nella OP avviene, ma essendo di un respiro più grande,
diciamo che, se nella OP viene dato un insegnamento, diciamo, 100 che va a prendere tutte le questioni, nella scuola lunare l'insegnamento magari è soltanto per la questione appunto del secondo corpo, no, quindi poi uno può anche farle tutte e 2, oppure uno può fare prima uno, poi l'altro, oppure uno si ferma da una parte e va all'altra, oppure uno inizia con la lunare e vuole andare oltre. La scuola lunare però è fondamentale perché genera quello che è chiamato il corpo d'argento, corpo lunare, che vedremo cos'è. Quindi si aprono i cancelli di nuovo. Scrivete su Telegram @academy_mra su Telegram. Oggi coloro che hanno scritto riceveranno le risposte, quindi ci sarà la persona che avete conosciuto al ritiro, che si occupa di questa cosa, quindi da oggi avrete le risposte alle vostre domande. Quindi andremo a cominciare un percorso che poi è stato già fatto precedentemente, ma per i nuovi che non è stato fatto, quindi che andrà a basare la propria azione proprio sul secondo corpo, che non tutti hanno. Cioè, e il bello, mi metto che si sente male, un attimo. Ora, come si sente? Ora toccavo, lo toglierò, ecco, non okay, okay, okay. Quindi, okay, benissimo adesso. Okay, stavo toccando un po' il computer, sì, lo stavo pulendo onestamente. Quindi andiamo un pochino ad affrontare cos'è questo corpo lunare. Beh, questo corpo lunare lo viviamo tutti, però non lo viviamo tutti come corpo, ehm, magnetico statico, ma andiamo a vedere che cos'è. Allora, immaginiamo, non so se avete mai visto quei video su YouTube, no, oppure l'avete fatto a casa, quando c'è una membrana o un foglio di carta, sotto c'è una calamita molto grossa e viene messa la polvere di ferro, e questa polvere di ferro prende una forma, no, penso che l'avete visto, è facile su YouTube, no, poi viene presa la polvere di ferro, viene buttata e ne viene messa altra. E questa, forza magnetica, ancora si sente il io non sto facendo nulla. Forse c'è qualcosa. Ah, quindi dicevo, viene ripresa nuovamente questa polvere di ferro, viene rigettata nuovamente, no, come si fa? Viene fatto vedere, su questa membrana che sotto c'è questa calamita magnetica, oppure qualsiasi cosa di magnetico che sia attivato, può essere anche un passaggio di un tubo con, passaggio di elettricità, e la polvere di ferro riprende un'altra volta la stessa forma. La facciamo la terza volta, prende sempre la stessa forma. Esistono anche queste, forme, generate anche con la voce. Cioè con la voce, con i suoni, no, più alzi, più prendono forme. Però se noi quella è una cosa diversa, e ha a che fare già non più col corpo, cioè ha a che fare sempre col corpo lunare, ma in maniera esterna. Ne parleremo. Quindi immaginate questa forza che è nascosta, il foglio, no, viene messo sopra questa cosa e prende sempre la stessa forma, lo stesso grafico. Bene, quella forza che ridispone continuamente queste materie si chiama corpo lunare in magia. Non confondere con il subconscio. Io spesso lo chiamo subconscio per quanto richiama, per farlo capire, per capire che sono cose nascoste. Il subconscio ha a che fare più con i contenuti di questo corpo lunare. Quindi immaginatelo come questa forza. Quindi quando in questo corpo lunare, in questa forma magnetica, biomagnetica che l'essere umano ha,
si scaricano diversi contenuti, sia consci, l'io, l'ego, sia inconsci, quindi che non ve li ricordate, quindi dall'infanzia e cose varie, questi vengono a prendere una certa forma data da questo magnetismo. Bene, spero che sono riuscito in qualche maniera a indicarvi com'è il corpo lunare. Che cosa fa questo corpo lunare? Beh, questo corpo lunare è quello che fa in maniera di mantenere sempre la vostra forma fisica. Se voi incontrate un amico fra 6 mesi, potete stare certi che tutte le sue cellule son cambiate. No, quando ci siamo visti perché è venuto, no, quando ci siamo incontrati, tutti siamo sembrati uguali, tranne magari un pochino più vecchi, oppure un pochino più giovanili, ma la forma era sempre quella. Di conseguenza, sapendo che giornalmente e poi settimanalmente, mensilmente, annualmente, questa forza rigenera continuamente le cellule, ma essendo uno stampo, cioè rende la forma sempre uguale a se stessa. Se non ci fosse questa forma, che è letteralmente percepibile, molti l'hanno anche vista, se non ci fosse questa forma non avremmo una forma e saremmo amorfi, saremmo come quelle forze che si incontrano, effettivamente all'interno, no, della mente profonda, no, che sono amorfe, sono molto molto, molto liquide, senza, diciamo una stabilità realmente fisica tangibile, a cui con la conoscenza di ciò che gli antichi chiamavano magia, è possibile, tramite il proprio corpo lunare, dare una forma. Mh? Quindi, vi ho descritto fisicamente cos'è il corpo lunare, psichicamente è tutto ciò che ha a che fare con i sogni, tutto ciò che ha a che fare con le immagini, tutto ciò che ha a che fare con le emozioni che si muovono nel profondo, no, queste forme energetiche che abbiamo dentro, che poi vanno diciamo, cristallizzare dei complessi e che sono autonomi, che io poi ho chiamato anche, ehm, controllori e che andremo a toccare un pochino con un'altra chiave nel canale, e ho detto, i controlli dell'anima umana. Andate a cercare e scrivetevi, cioè insomma scrivetevi, andate a vedere, non c'è nulla, ma questa settimana comincio a fare una trasmissione. Tra l'altro domani o massimo dopodomani io farò lo step superiore a questo del corpo lunare e lo farò sul sito però, perché per gli abbonati del sito parlando dell'angelo custode o corpo solare. E quindi, se siete interessati, voglio dire, lo troverete lì sul sito, perché è giusto che gli abbonati abbiano anche quello. Però ripeto, si può rimanere anche con questo, quindi corpo lunare, scuola lunare, tecniche per la formazione di questo corpo. Dice: "Vabbè, ma ce l'abbiamo tutti?" Sì, ce l'abbiamo tutti finché siamo vivi. Quando l'essere umano, il corpo fisico cede perché il corpo lunare cede. Di conseguenza cedendo il corpo lunare lo fa disfare. Tenete presente che, la putrefazione di quando muore una persona o un oggetto un oggetto, una pianta, anche un oggetto nel tempo deperisce, no, in pratica comincia a putrefare, a perdere la sua forma, perché il corpo lunare se ne va. Si chiama seconda morte. Se immaginate, no, questo corpo lunare che è dietro. Vi ricordo che è anche rappresentato dietro come diciamo, come un K che ti sostiene, anche se il K già è molto più alto, però va direttamente a essere sostenuto. Quindi, immaginate che questo è il corpo fisico, questo è il corpo lunare e sono intessuti insieme. Il corpo lunare sostiene il corpo fisico. Bene, immaginate questo: muoio. Come si chiama muoio? Cosa succede? Se ne va tutto il corpo lunare? Non se ne va tutto il corpo, se ne va l'intelligenza, se ne va la parte intellettuale, che è già superiore al corpo lunare. Ricordiamoci che il corpo lunare è
una densità più sottile della densità fisica. Quindi se ne va l'intelligenza. Gli egizi dicevano il Ba, no, quell'uccello che si vede che svolazza e se ne va, no, e rimane però il corpo lunare. Rimane. Ora, il Ba che se ne va, cioè l'intelligenza se ne va con un carico di memoria sottilissima, no, che è la sintesi l'esperienza che avete avuto nella vita. Cioè, quando incontrate qualsiasi oggetto o esperienza, voi avete fate una specie di tesis, ottenete un'antesis e poi voi fate una sintesis. Cioè in pratica io vedo questo microfono che ho qui, che ricomincerò a usare, e per me e faccio una tesi. Cioè in pratica dico: questo è un microfono, questo qui è fatto, cioè per far vedere, cioè il microfono questo, questo c'è un microfono, è alto, è nero, c'ha 2 bottoni, c'ha una griglia, c'ha tesi. Antitesis è l'opposto, cioè l'opposto è un oggetto esterno a me, quindi ne ho l'esperienza perché lo tocco. Quindi c'è, no, questo. Da questo, tesis ho capito che cos'è, esperienza ce lo tocco, mi dà l'esperienza e creo una sintesi. Bene, questa specie di cosa sottilissima che rimane, no, quindi notate che già l'esperienza è a livello lunare, no, se ne va, quindi rimane come memoria sottile e quella poi rimane quando si torna a reincarnarsi e quindi rimane come, carattere, come, no, temperamento, no, si dice: "Ma, c'ho 2 fratellini, ma 2 gemelli, uno è così, uno è colà, un fratello, uno è così e uno è colà". Quindi queste cose qua derivano da quello, per non confondere. Quindi il corpo lunare invece biologico, fisico, quello che mantiene la forma, quindi c'è un corpo lunare sottilissimo, a contatto con l'intelletto, diciamo il corpo lunare alto, che viene portato via. Dove immaginate, un alambicco, ecco immaginate un Soxhlet, mettete dentro la materia, il corpo fisico, si accende il fuoco, l'esperienza, e si mette in movimento durante la vita, intanto, no, trasuda, esce fuori e se ne va, no, si distilla fino a essere ripreso dall'altra parte, la parte più sottile, sensibile, tutto il resto si è disperso e poi rimane la feccia, il corpo fisico, che ancora rimane lì perché rimane la parte più pesante. Bene, con l'intelletto se ne va questa parte qua, quindi è sottilissimo, però rimane la parte più fisica e quindi viene tenuto il corpo fisico. Quindi se noi moriamo, se io muoio, se venisse tolto di colpo questo, io dovrei scomparire. Dovrei diventare polvere di colpo. Perché? Perché se, va tolta immediatamente, la base, che tiene in piedi energeticamente proprio, no, con le linee di forza, come un palazzo, c'è la struttura sul palazzo colla, come quando, c'è un palazzo, un ponte purtroppo, ahimè, quello che è successo a Genova e altri, ponti, palazzi, viene tolta la forza, viene staccata, e brum, crolla direttamente. Quindi a presto, a presto. Quindi che cosa succede? Succede che Giulia, sono qua, sempre quando ci sono lì, rimangono lì i video. Puoi ascoltarla anche dopo. Quindi che cosa succede? Succede che invece questo non accade, no, accade che piano piano si stacca. Ecco che il corpo piano piano comincia a imputridire. Che significa? Perde la forma. Tranne se ci sono delle cose. Per esempio, se mettiamo il corpo nel permafrost, no, che non o nel ghiaccio profondo o in una specie di sabbia molto secca, il corpo lunare basso, che alcuni chiamano corpo eterico, io preferisco chiamarlo lunare basso, cioè quella parte più a contatto con le cellule fisiche che mantiene proprio, quindi non è in contatto con l'intelligenza, mantiene la vita, okay, è quella che funziona,
ti fa funzionare il cuore, ti fa funzionare l'intestino, ti fa funzionare i reni, ti fa funzionare la respirazione senza che te ne accorgi, elabora c'è la visione, elabora come si chiamano? I fotoni, elabora i suoni, elabora il cibo quando l'hai okay, quella parte là. Quindi cosa succede? È possibile, tenerlo fermo. Quindi un corpo, fisicamente può essere impedito di, deteriorarsi se ci sono delle azioni fisiche che vanno a bloccare la degenerazione di questa energia. Questo è l'antica scienza dell'imbalsamazione. C'era per esempio un grande imbalsamatore fiorentino, che non mi viene il nome adesso, che era qualcosa di straordinario, cioè non c'era nemmeno bisogno, cioè aveva superato pure gli egizi in pratica, e non ha mai voluto rivelare il suo modello di imbalsamazione, ma era molto vicino all'alchimia. Mh? Quindi, per esempio, un alchimista che ha nel suo destino, nella sua missione di rimanere sulla Terra per molti anni, agisce su questo corpo lunare verso il basso. Quindi, no, va in pratica a sostenere questo con distillazioni, con la pietra, per esempio la pietra che ho mostrato per ben 2 volte, a Roma, e ripeto, per ben 2 volte si è formata la stessa immagine, cioè la pietra stessa come simbolo che effettivamente la cosa stava avvenendo, quindi, ha ricevuto quell'impronta che la tiene in quella forma, altrimenti se non ci fosse stata quella forma, in quel caso la salamandra, drago veniva chiamato, non poteva prendere quella forma stessa. Tutto ha una forma perché c'è uno stampo, no, facciamo un altro esempio: la casalinga che, vuole fare una forma di gelatina per metterci dentro poi quello che vuole, sa che per poterlo ottenere, essendo la gelatina informe, il corpo fisico, la materia, deve prendere lo stampo. Lo stampo è il corpo lunare, quindi lo mette e acquista la forma, e quindi quello è il corpo lunare. Una casalinga, attenzione che non si offendono le casalinghe, un cuoco, un uomo, chiunque sia, che si mette a fare la stessa stampo e c'ha dei difetti, nascerà un corpo con i difetti dello stampo. Quindi la malattia stessa è legata al corpo lunare, l'imperfezione eventuale di un corpo, le malattie genetiche, perché i corpi lunari, questi bassi, vengono dati dalla famiglia, sono trasmessi dal DNA nel sangue, ecco perché è molto importante nella scuola lunare la purificazione anche del sangue, non solo in quello. Di conseguenza noi abbiamo quindi, questo, corpo lunare basso, ad esempio, che si presenta tantissimo nei cimiteri. Nei cimiteri ce n'è tanto, ce n'è perché, no, se voi ora non so chi lo volesse fare, però è un'esperienza veramente da fare, o se siete bravi con il pendolino, o se siete sensibili, no, ricordiamoci che il pendolino non è altro che una specie di amplificatore, no, non è che il pendolino si muove. Il pendolino, cioè, si muove in base a ciò che ricevi tu con il sistema nervoso molto sottilizzato, molto sensibile, e quindi siccome non sai, quello ti dà ti amplifica i segnali, diciamo così. O con un pendolino, oppure con qualsiasi altra cosa che possa stimolare, allora andare in un cimitero e andate vicino a tombe vecchissime, provate col pendolino, solitamente sarà fermo. Oppure se siete sensibili sarà fermo, o anche col biotensor, no, andate a tombe medie, magari si muove un po'. Andate a tombe purtroppo di persone magari morte, seppellite il giorno prima o una settimana prima o anche un mese, che sia, noterete una scala di movimento. Il corpo lunare basso è ancora presente, per questo che molti stregoni oscuri vanno nei cimiteri per, sfruttare questa, bassa, è come una nebbia, no, nei film
no, ci mostrano per esempio questa specie nei cimiteri, esempio questa oppure nei film horror, questa specie di bassa nebbia, no, che c'è a terra, no, ebbene immaginate questa cosa qua. Quindi è un effluvio. Per questo che ai praticanti di delle scienze alte, ma veramente alte, si proibiva di essere presenti, ai funerali, oppure a coloro, ai miei tempi almeno, che studiavano medicina e che, magari facevano le sezioni del corpo per studiare giustamente medicina, lì erano impediti da continuare la pratica verso l'alto perché le, energie, di questo corpo lunare verso il basso in putrefazione, in dissolvimento andavano, non è una cosa morale, andavano a dissolvere ciò che stavano generando non in dissolvimento, ma in accumulo. Mh? Vedi queste cose ecco, è così. È bellissimo, sì, queste cose qui a me mi hanno sempre affascinato queste cose. Grazie delle informazioni, la andrò a vedere sinceramente. Quindi, perché le studio non perché sono un come si chiama, un necrofilo, semplicemente perché è fantastico vedere come si riesce a fermare a livello fisico ciò che si pensa che fisico non è, no, questa energia che è stata messa in moto dal rapporto sessuale dei vostri genitori o dei genitori che ha creato un corpo fisico. Oh, quindi di conseguenza, per esempio, vado di straforo, nell'alchimia vegetale si impara a manipolare questa tipologia di forza, no, cosa che poi nell'alchimia minerale passa a un altro livello, ma nell'alchimia vegetale viene, viene insegnata a usare questo per poi poterla traslare a se stessi. Di conseguenza, se c'è un buon lavoro di alchimia vegetale per quella via e se io, come sempre dico, l'alchimia di laboratorio, prendo delle cose fatte come si deve, quindi le purificazioni, le cicliche o altro, è normale che vada a prendere il meglio di quel corpo lunare purificato della pianta e lo assimilo a me avendo direttamente le proprietà di quella pianta. Quindi dicevo, veniva usato per esempio questa tecnica molto per allungare gli anni, no, ci si concentra solo su quello, ma è una questione di, mandato, cioè non tutti possono farlo. Uno può essere un grandissimo alchimista, ma non avere il mandato del dimostrare l'immortalità fisica. La scienza fisica e biologica, quando raggiungerà piano piano questi livelli, perché alla fine si arriva tutti allo stesso punto, sia che lo prendiamo dall'alto, sia che lo prendiamo dal basso, perché la materia è una, l'energia è una, tutto è uno, quando nel suo cammino di ritorno verso la realtà, giungerà a capire questo e siamo quando entreremo nell'acquario, ma siamo già quasi dentro, queste cose qua verranno scoperte. Per esempio Plutone in acquario non solo avrà un'azione per quanto riguarda il cioè lo scoprire di tutte le magagne politiche, plutocratiche che stiamo vedendo, no, dei governi e cose varie, ma andrà anche a spiegare, acquario essendo l'elettricità, questo corpo sottile più vicino al corpo fisico. Quindi andrà a scoprire veramente questa capacità elettrica che, tra l'altro è già stata conosciuta già nel 1960 e '70 anche dal mainstream, solo che è stata fatta tacere, perché andando a capire questo si può curare ogni malattia, perché agisci direttamente sulla parte elettrica del corpo fisico e di conseguenza, addirittura con delle prove ben precise, è possibile misurare questa cosa e di conseguenza capire anche prima se sta per intervenire un problema sia fisico che psichico. Questo è il corpo lunare, quindi basso e alto. Ripeto, alto più vicino alla mentalità, all'intelletto, basso più vicino al corpo fisico. Non è l'energia orgonica, l'energia orgonica è già una cosa più sessuale, no, cioè direi. È proprio, l'energia organica è vicina, ma non è proprio questo, proprio è una energia della vita proprio, no,
Un'energia quindi ricordiamoci che l'orgone non si manifesta in determinate condizioni, questo si manifesta sempre, perché è la vita. Quindi fate questo esperimento nei cimiteri, andate, oppure se non avete coraggio, andate prima a sentire il pendolino, magari in un campo che è coltivato di pomodori, facciamo un esempio, e poi quando il campo sono stati tolti i pomodori o sono pochi o stanno appassendo, andate a vedere o gli alberi, no, gli alberi sono stati usati dai maghi molto a lungo per questo motivo, quando venivano tagliati in un determinato periodo dell'anno, per esempio quel ramo particolare di un albero particolare, in un'ora particolare, tu dici: "Ah, superstizione", non è così. Veniva bloccato un set di questa energia cellulare che poteva essere usata poi a piacimento come una specie di batteria, no, cioè in pratica il mago, cereale, oltre a una tensione psichica che lo poteva mettere in contatto con qualcosa di profondo, aveva anche delle delle batterie fisiche, no, rappresentate da talismani, bacchette, coppe, cose che nella scuola lunare vengono insegnate, per poter avere una specie di riserva e usare senza sforzo, no, da lì, noi possiamo capire molto della magia lunare, della scuola lunare andando a vedere per esempio quando uno dice: "Prendo lo smeraldo, me lo metto addosso", perché ha una certa particolarità di, forza lunare. Mh, okay, quindi ecco che ce l'abbiamo nei corpi, ecco che questo qui piano piano se ne va piano piano, se ne va piano piano, perde la forma il corpo fisico tornando all'indeterminazione della materia. Questo ci insegna cos'è la parte veramente immortale. La scuola lunare insegna a spostare l'attenzione e la capacità di azione su questo corpo o secondo corpo, che lo vediamo in tutte le tradizioni. Lo possiamo per esempio vedere nella tradizione cristiana quando noi, abbiamo le immagini dei santi con l'aureola. Quello è il corpo lunare molto, molto, molto amplificato e quindi reso molto lucente, no, questo corpo lunare poi talmente prima è bianco come l'argento, viene talmente lavorato che poi diventa di color, si dice, no, rosso fuoco, ecco la cosiddetta rubedo dell'alchimia, però sono misteri dell'alchimia, questo quindi prima bisogna fare questo per arrivare a quello. Teniamo presente una cosa, che, questa cosa cioè questo corpo lunare lo possiamo, chiaramente anche vedere per esempio nelle prime eucaristie, cioè in pratica all'inizio della Chiesa, quando c'era la trasmissione eucaristica fisica, quindi con il pane, quello che o altre tipologie che c'era in un'altra tipologia di cristianesimo, quello la forza del cristianesimo e della crescita del cristianesimo era data dalla capacità dei preti, dei sacerdoti veri, di veicolare questo corpo lunare loro, attraverso di loro, dal il corpo lunare infinito, chiamata anima mundi, che è rappresentato dalla luna e che viene proprio direttamente dalla luna. Ecco perché poi ci sono sempre state tutte come si chiamano, le devozioni mariane, le devozioni alla dea Luna, le devozioni, a Diana, le devozioni a tutte le sacre Madonne e cose varie. Per esempio il simbolo di Diana, no, che è l'arco con la freccia e che colpisce, dea della caccia, indica proprio che una volta che hai sviluppato questo corpo lunare, questo indica in una certa maniera, a una certa misura, simbolicamente, perché ripeto, sono in sé sono archetipi esistenti realmente che si possono toccare e comunicare, però se vogliamo vederlo anche nella maniera simbolica, in maniera anche di pratica interiore, indica una volta che hai conosciuto questo corpo lunare, ogni forma che tu vedi dentro di te, ogni forma è bloccata. La freccia.
ed è frizzata. Quindi in alchimia viene detto anche fermare il mercurio, è uno degli altri modi, okay? Teniamo presente che il simbolo anche dell'arco e della freccia, se lo mettiamo per esempio con l'arco e la freccia verso l'alto in un Soxhlet, è proprio quello che si fa nella distillazione. Quindi è un altro simbolo, la freccia va lontana, si allontana dal corpo fisico che la lancia, quindi è il simbolo del corpo lunare in movimento che viene proiettato come secondo corpo per il cosiddetto viaggio astrale nelle varie dimensioni e variazioni di densità del piano astrale stesso, che ti vuol dire il piano subatomico, è il piano, quello più vicino alla materia, è il piano subatomico, è il piano di ciò che è per esempio l'altro giorno, per esempio, è morto Higgs, colui che scoprì il bosone di Higgs, che, dà una certa cioè dà da pensare un po' ai fisici perché si comporta, no, come se, quindi sarebbe il bosone di Dio sarebbe, no, sarebbe la particella di Dio, nel senso che nel suo comportamento si vede come se fosse tranquillamente è stato generato. Questo infatti generato da qualcuno o da qualcosa. Il corpo lunare, quindi la scuola lunare con cui poi uno va a imparare, dà anche la capacità di capire che c'è un progetto sotto ogni persona e che ogni persona che si lamenta del suo destino è perché non conosce il suo progetto. C'è una frase bellissima di Jung che, diciamo l'accetto allargandola un po', però la dico per far capire meglio cos'è il corpo lunare, che diceva: "Coloro che non conoscono il loro subconscio", quindi subconscio, corpo lunare, dove sono depositate tutte le cose, lo chiamano destino. Ed è vero, perché se uno invece entra a conoscere la la sua anima profonda, quindi il corpo lunare, quindi il secondo corpo, comincia a vedere dove è tutto depositato. Vi ricordo che in magia è chiamato la tesoreria delle immagini, c'è tutto. Allora uno se conosce quello capisce il suo destino, cioè capisce cosa deve fare e questo andrà a legarsi a ciò che farò domani o dopodomani parlando del santo angelo custode, che è la capacità di entrare in contatto con quest'archetipo profondissimo dell'essere umano che rappresenta il suo sé reale e che rappresenta la sua vera volontà, come viene chiamato per esempio da Crowley o Santo Angelo Custode dal libro di Abramelin o se superiore da altri o daimon da altri, in modo quindi va solo se hai però formato o cominciato a formare questo secondo corpo, puoi andare a scalare, quindi una volta che hai conosciuto il tuo destino, diciamo così, il tuo subconscio, diciamo così, dai, nella maniera psicologica, per non parlare troppo di cose a cui non ci possiamo aggrappare, perché non abbiamo l'esperienza, non è il mio costume. Mi conoscete che sono abbastanza restio a parlare di fatti un po' strani, meravigliosi, per acchiappare, per fare, perché sembra che sto facendo l'imbonitore, no, invece no, tento sempre di mantenermi a un certo livello per far capire, no, che cosa voglio dire in una maniera più logica possibile. Quindi, se non conosci il tuo subconscio, corpo lunare, diciamo così, non puoi conoscere il tuo destino. Il tuo destino è ciò che sei venuto a fare qui, chiamato da altri vera volontà, chiamato da altri come cavolo si vuole, no? Suor Raffaella Cimatti, ad Alatri nel Duomo della Crolopi rientra in questa categoria di eventi? Bah, allora, è interessante questa domanda. Tutti i cosiddetti santi sono ma anche i cosiddetti medium, ma anche la stessa cosa se andiamo in Brasile o in Africa e ci sono cioè io sono stato testimone di queste cose. Tutti coloro che quindi, hanno fenomeni fisici di stigmate, di visioni, di separazioni, di coscienza, di guarigioni, tutte 'ste cose qua, hanno un corpo lunare attivo. Quindi formato sicuramente da precedenti incarnazioni e quindi che torna Padre Pio era uno di questi.
particelle subatomiche che appaiono apparentemente dal nulla, forse come accade per i contenuti della mente. Beh sì, è la stessa cosa, no, la mente non può essere separata dalla materia, quindi quando se ne renderanno conto, ma se ne sono resi conto. È un pochino come stai così, ti viene un'idea, no, l'idea di mangiarti un gelato, ad esempio io li batto, no, vabbè, ma di dove viene quest'idea? Bene, è come le particelle che nascono dal nulla, no, e lì c'è il mistero. Da questa si stai mangiando andando a mangiare il gelato fa parte del tuo progetto, fa parte di quello che è chiamata vita, che è uno srotolare di un pezzo di questo progetto. Il corpo lunare serve per questo. Incorruttibilità del corpo. Sì, incorruttibilità del corpo entra in questo caso, sì, certamente. Quello è, la capacità, alchemica a 'sto punto, cioè naturale, di mantenere dentro il corpo fisico, il corpo lunare basso e non farlo andare via, quindi intrappolarlo. Questo è possibile. È possibile andandolo a capire quando anche in alchimia. L'alchimia quando viene, elaborata una pianta, cosa stiamo facendo? Stiamo intrappolando in uno spazio chiuso, con le dovute capacità, proprio quella cosa che a questa beata o santa, cose varie, accade. Come dice lei, alcuni la imitano, ma se non arrivano da sé a non farlo per un discorso etico, conoscendo la partenza di ciò che con lei non temono una conseguenza sottile. Spesso mi domando come tanti seguono i corsi. L'ho già sublata questa cosa, cioè, ho avvisato di stare attenti, perché quando si entra in contatto con qualsiasi persona, la prima cosa che hanno a che fare è sul corpo lunare. Però è anche vero che molte persone che son venute da me per un po' di lezioni magari, no, non certamente per 30 anni, si son messi a dire le stesse cose, va bene, ognuno è il suo maestro, però ricordiamoci che posso fare? Però ricordiamoci che la vera scienza ammonia è qua, è nel Caum, e le cose reali sono dette qui, solo qui, assolutamente, e nel Caum, quindi il resto fatti loro, non posso dirlo. Però ricordiamoci che quando entriamo in contatto con una persona, la prima azione è proprio sul corpo lunare, che essendo il corpo lunare molto sensibile, ne viene formato, ne viene informato addirittura, ne viene inseminato, e questo è il problema. Poi ognuno è libero di fare quello che oggi siamo nell'epoca dei maestri facili, quindi maestri, maestre, società, fraternità, tutti si ricordano così, oppure in un certo periodo della vita perdono il lavoro. Beh, mi ricordo sempre un barista dell'Aquila che dopo che venne distrutto il suo poverino, il suo bar, all'Aquila, divenne un esperto di Giordano Bruno, no, che devi fa'? Mh. Sospettavo qualcosa di partecipare in quel luogo dove ci si sente letteralmente fuori dal centro. Mettendo attenzione al corpo lunare si ricarica, cresce. Beh, si sa benissimo che, acquista più forza, certamente, però bisogna vedere che tipo di attenzione, perché l'attenzione che noi abbiamo è sempre un'attenzione che non è tanto, diciamo, pulita, nel senso che è molto materiale, perché noi siamo portati alla vita materiale. Di conseguenza, se mettiamo un'attenzione materiale, essendo il corpo lunare, come ho detto, sottilissimo, sensibilissimo e può essere informato, lo porti verso il basso. È per questo che la gente non va su, perché la sua attenzione, specialmente oggi poi, è portata o da persone, tipo il pifferaio, no, il pifferaio di Hamelin, o da persone strane, o da situazioni strane, o da partiti politici, o da mode, o da ideologie. Oggi ne siamo inondati di queste cose. Sono informate, proprio inseminate, sono rapporti sessuali, proprio letteralmente, in cui viene informato l'essere
l'essere, e questo poi partorisce quello che gli è stato dato. Ecco che dico state molto attenti, no, vedete. Quindi è chiaro che se metti l'attenzione sul tuo corpo lunare, cioè sulla parte sottile di te stesso, va bene, perché lo rendi più consapevole, ma è anche importante che quello che vedi intorno a te, quello che senti intorno a te, quello che pensi, sia di una certa tipologia, perché senza purificazione, invece di generare, si dice l'angelo, noi dicevamo tanti anni fa alla scuola, quando facevamo esce una codina da dietro e si muove, tic, 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 tic. Io ne ho viste persone trasformarsi proprio in questa maniera, quindi è uno, cioè non sembra, ma è così. E poi che dico, ognuno è il proprio maestro, quindi cioè non si può fare nulla, cioè non quindi la scuola lunare porta a questo, porta. Quindi, quindi ci sono tanti modi di ricarica, c'è il modo di ricarica con la natura, no, vai in mezzo al bosco, balli, ti spogli nudo, balli, bla, 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 vai al mare, stessa cosa, vai in un coven, e balli con questi e ti ricarichi di quello, entri in contatto con una persona, un personaggio o personaggi di diverso livello e ti carichi di quello. Vai al mare, ti ricarichi da un'altra cosa, sei sotto la luna, ti ricarichi da un'altra cosa, fatti capire cos'è il corpo lunare, sei sotto le stelle, ti ricarichi di un'altra cosa, sei sotto il sole di un'altra cosa, vai in montagna di un'altra cosa, senti parlare certe persone di un'altra cosa, senti l'odio, ti ricarichi di odio, senti d'amore, ti ricarichi d'amore, senti di qualsiasi cosa, quindi il corpo lunare si carica di tutto. Infatti è chiamato la Vergine, nel senso che lui prende tutto e ti dà tutto, senza perdere mai la sua elasticità. Quindi ecco perché Jung poteva dire: le persone che non conosci il subconscio lo chiamano destino, ma son loro stesse però, no? Ecco che la via della scuola lunare, quindi, che va a formare questo, è una via abbastanza stretta, ma una via ben precisa per generarlo, quindi togliere prima tutto questo che c'era in qualche maniera, nella maniera giusta, e dopodiché sostituirlo con le cose migliori, e non solo, con tecniche atte, di qualsiasi tipologia, che lo formano e lo coagulino, perché senza coagulare il corpo lunare che succede? Succede che, la parte alta distillata se ne va via e quindi si perde la cognizione della coscienza. Il coagulare il corpo lunare significa essere capaci di andare via con la parte intellettuale, ma essere anche capaci che l'intelletto rimanga nel corpo lunare, che acquista una speciale densità molto vicina alla materia, perché ricordiamoci questa è densità fisica, densità più sottile, di modo che possa mantenere coscienza anche tra la materia e l'inframateria, tra uno e l'altro, quell'anello che voi avete come percezione prima di addormentarvi. Ho una domanda off topic di farle. Posso lasciarla qua di seguito e aspetto alla fine del discorso? Sì, puoi fare la domanda e poi lo facciamo. Bene, questo è molto importante. Quindi è molto importante sapere questa cosa qui. Di conseguenza ogni persona si rende conto che, può fare qualsiasi cosa, ma può anche essere succube di qualsiasi cosa, come vedremo nel nuovo canale, I controllori dell'anima umana, e vedremo che si parla proprio di questo. Vedremo che questi esseri vanno ad agire direttamente sul come si chiama? Sul corpo lunare stesso. E quindi è lì che vanno direttamente a essere colpiti. Poi, quindi buongiorno a te Massimo, il coagulare il corpo lunare vuole dire conservare la coscienza dopo il trapasso sì, è l'unica, se non c'è questo non puoi essere immortale, questa è la prima immortalità. Nella scuola originale da cui provengo, che non ha a che fare con illuminazioni improvvise o così, non ti si improvvisavano maestro, o di primo o di secondo o di terzo grado, dovevi dimostrarlo.
c'era una dimostrazione molto specifica da fare, non dico cosa, ma c'era delle dimostrazioni, un pochino come nel buddismo tibetano, cioè dovevi dimostrare quella cosa. Non dici: "Ah sì, sono riuscito a coagulare il corpo". "Ah bravo, okay, tieni". No. Sì, sì, anche perché altri maestri ti vedevano. Quindi quello è, cioè la cosa, se non fa quella è la prima immortalità, ed è un'immortalità, diciamo, in bianco e nero. Diciamo che è molto simbolica, dal capire che è molto vicina a ciò che tra il corpo fisico e il corpo lunare puro, e diciamo tra la fisicità e quello che informa la fisicità, come abbiamo detto prima. Quindi questo pezzo di mezzo, no? Questo pezzo di mezzo, se uno riesce a farlo, le cose, nota che quando si sta addormentando è come se dormisse, come se non dormisse. Molto spesso qualche allievo mi dice: "Maestro, questa notte dopo le pratiche è come sì, dormivo, ma mi sembrava di non dormire, di essere sempre sveglio". Ecco, lì la coscienza si è spostata coscientemente, ma senza saperlo, nel corpo lunare basso, che ti tiene sveglio, cioè, alla fine l'immortalità è la veglia perenne, no, la veglia perenne, che non è una veglia poi mi stanco, cioè è la per dormire, è la capacità di passare su tutti i livelli. Quando il corpo dorme, l'intelletto rimane sveglio, rimane sempre sveglio, sia da parte, quindi al limite può avere un piccolo abbassamento in un passaggio tra uno e l'altro, dei livelli, ma alla fine rimane quello. Questo deve avere qui nella pratica. Prego, leggiamo cosa dice questa, vediamo. Buongiorno maestra, cercando di capire per quanto possibile le dimensioni superiori alla terza materia, mi sono imbattuto nella seguente affermazione: teoricamente un oggetto della quarta dimensione proietterebbe un'ombra 3D, poi noi possiamo poi fare una proiezione 2D di quest'ultima per poterla rappresentare. Quindi mi chiedevo, può essere che questa realtà fisica che stiamo vivendo è un'ombra di una qualcosa di più complessamente sottile? Sì, è quello. Ti faccio un esempio inverso. Prendi un foglio di carta, prendi una matita e disegna sopra un cerchio. Ok? Poi su questo foglio di carta tutti gli esseri e tutte le concezioni numerali, oppure puoi metterci degli esseri, non riusciranno a passare oltre il cerchio che hai fatto, ed è il cosiddetto 2D. Bene, se tu vuoi capire come funziona sta storia, funziona così. L'unità, cioè l'entità cosciente assoluta, non stiamo a dire che cos'è e cosa non è, ma l'entità cosciente assoluta, è come se rappresentasse qualcosa nel pensiero. Quindi questo pensiero è 2D, le cosiddette energie, spiriti, folletti, il mondo dell'aldilà, vive in 2D, cioè in pratica non ha la consapevolezza della terza dimensione o del 3D. Perché? Tant'è vero che in magia non ti sei mai chiesto perché si usano i circoli, i triangoli, perché come fa un circolo, io lo disegno per terra, no, a proteggermi da quello che viene dall'altra parte? Perché non può entrare? Non può entrare perché l'entità chiamata o contattante è nel piano 2D e, come detto, come su un foglio, se io faccio una linea non passi oltre. Quindi è 2D. Diventa 3D con lo spazio, con la terza dimensione. Però questo spazio terza dimensione sì che è un'ombra. Perché si chiama ombra? Immagina sempre 'sto disegno, no, un cono. Ecco, immagina un cono, tu fai un cono, e lo disegni in 2D. Per poterlo generare in 3D, tu devi sfilare, se conosci un po' di geometria, i vari punti del cono, li devi prolungare e poi devi ritagliarli, diventa un'ombra, e poi li metti insieme. Quindi non stai sperimentando il cono nella sua realtà, ossia la coscienza 2D pura, libera da ogni cosa, ma tu stai sperimentando il cono, cioè la coscienza, che è proiettata, la proiezione dei punti, ritagliata nel tempo, cioè nello spazio e quindi nel tempo. Ecco che ne è una proiezione. Quindi sì, ti ho fatto
una diciamo così, una spiegazione un po' geometrica, però spero che sia stata, penso, comprensibile anche per tutti. Grazie a te. Quindi è chiaro? Quindi la scuola lunare va a fare questi punti. Lo ripeto, sono riaperti i cancelli della scuola lunare. Scrivete a @academy_mra, scrivete e lì c'è la persona che vi risponde. Quindi, da oggi le persone che hanno scritto non hanno ancora ricevuto risposta, oggi riceveranno risposta. Quindi vi viene spiegato com'è, ma vi viene anche richiesto chi siete, perché per evitare problemi stiamo vedendo oggi, come dico sempre, se vedete me stesso da qualche altra parte, fuori da questo canale o fuori dal sito o fuori da ciò che è il CAUM, non sono io, perché oggi è facile farlo. Se vedete scritti, cose, o li hanno copiati, se poi c'è gente che dice le stesse cose, va bene uguale, va bene, andate dove volete, però sappiate le cose originali sono qua, per quanto riguarda la scienza ammonia e tutto, quindi è come se fosse l'ombra che parlavamo ieri cioè adesso con Gael. Ok? Quindi questo, quindi se si è riaperta, siete interessati, scrivete, si fa questo. Quindi noi dobbiamo formare questo corpo lunare. È come se noi abbiamo la capacità di prendere e di emanare un'energia continua, prego, a step continui per formare qualcosa, per renderla stabile e farla crescere. In alcuni viene chiamato il bambino che è più forte dei genitori. Molto spesso questo corpo lunare, anzi sempre, si forma in una coppia, per esempio, no? Poi diventa un bambino fisico, ma anche in coppie che non hanno bambini, in realtà il cosiddetto loro amore o loro rapporto o loro relazione, facciamo un altro esempio. Questa spiegazione mi ricorda il libro sì, è molto vicino a Flatland effettivamente, e non ho altro, però questa è la verità. Ma anche Papus, se vuoi qualcosa di più magico, vai a leggerti Papus, tu insomma che hai a che fare con i libri, vai a leggerti Papus e più o meno lo descrive alla stessa maniera, cioè, no? Però poi per esperienza personale ho fatto delle esperienze anche di estrazione del corpo lunare con tecniche magnetiche. Bene, se si estrae il corpo lunare con tecniche magnetiche, per terra disegni una linea, no? La persona non riesce a superare la linea. Perché? Può saltarla tranquillamente, perché la sua coscienza è stata spostata nel corpo lunare, che è bidimensionale, 2D, e quindi vede la linea come un blocco, non può passarla. Appena la passi nella maniera 3D lo salta. Quindi esperienze personali. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Vabbè, comunque, non mi ricordo di cosa stavo parlando, poi io di cosa parlavo? Vabbè, se qualcuno si ricorda. Quindi, è aperta sono stati aperti i cancelli. Ah, ecco, dobbiamo direttamente formare questa quando c'è un rapporto, una relazione o quello che sia, si forma una cosa simile. E questo si forma sia tra un maestro e un allievo, si forma tra 2 amanti, 2 innamorati, si forma anche leggendo un libro, no, leggete un libro, che ne so, d'amore o di guerra e si formano una certa quello è il figlio di quello, la sintesis, quello che si è e quindi questo diventa pericoloso perché il figlio ti chiama più forte dei genitori e quindi significa che ti porterà volente o nolente dove lui vuole, non dove tu vuoi. E questa è la forza dei cosiddetti controllori. Di conseguenza, un qualcosa che può nascere così per caso, dai vieni andiamo a vedere uno spettacolo, cose così, ti affascina talmente che generi un figlio che questo figlio, o larva a quel punto, o demone dell'amore, no, viene chiamato, ne parlava molto esaustivamente Kremers nel secondo volume, Angeli e demoni dell'amore, ti porta dove vuole lui. Con l'idea che stai andando dove dici tu. Perché? Perché fa leva su archetipi molto profondi che sono universali però questi archetipi dentro l'essere umano non son chiamati archetipi, son chiamati complessi e solitamente sono autonomi.
e nella magia sono chiamati spiriti. Son tutti nel corpo lunare. Ammetto, ma se posso chiedere come fare per proteggere il proprio corpo lunare dalle persone io l'ho descritto tranquillamente in tanti modi. Potete usare fisicamente dei bracciali di rame, oppure potete, se vai a prendere il mio libro sulla magia, spiego tante tecniche per proteggerlo, compresa quella di riuscire a generare intorno a sé, vederlo, questa specie di cupola di intorno che diventa intangibile. È spiegato. Poi ci sono altri metodi alchimici, no, che sono i metodi più facili. Per questo tanti amori o rapporti non puri ti guardano come schiavo. Beh sì, certamente, ma molto spesso purtroppo bisogna stare attenti, io do sempre un occhio alle conoscenze di mio figlio, sempre. Di qualsiasi non gli impedisco nulla, ma do sempre un occhio, e se c'è qualcosa che noto nell'aura di qualcuno, dico: "Guarda che questa persona è così, 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 così", e dici: "Ma", e poi vedi che è vero, no? Quindi proprio per questo motivo, perché quando si instaura un'amicizia, si instaura, anche con che ne so, anche con il cuore puro, ho incontrato qualcuno per stare con questo qualcuno per amicizia, si instaurerà un figlio. Tesi, antitesi, e la sintesi padre, madre, figlio. Oggi non dico padre, madre, figlio, perché altrimenti siamo in periodo di ideologia, e sappiamo, allora dico tesi, antitesi e sintesis, no, e questa sintesi ti porta dove dice lui. Come dire, ossigeno, idrogeno, acqua. L'acqua non è né l'ossigeno né l'idrogeno, è acqua, è una sintesi, quindi la stessa cosa accade. Nessuno se ne accorge. Questo accade con ogni cosa: telefoni cellulari, internet, X, Facebook, allora perché li hanno generati, no, in questa maniera hanno generato un grande figlio con tutti coloro che lo guardano, che sono un figlio di dominio, perché va una specie di coagulo e poi diventa un egregoro. Quindi viene generato un angelo o un demone, cioè un egregoro positivo o negativo, tra un rapporto tra 2 o tra 3 o quello che sia. E qui poi nascono i vari simboli, per esempio fidanzati che si fanno i simboli, per sempre, che si mettono quando all'albero disegnano, no, il cuore, oppure con i nomi, stanno facendo un talismano, cioè quel figlio si incarna lì, si incarna. Quindi, può essere, no, anche negativo. "Maledetto il giorno che t'ho incontrato", c'era un film del del compianto attore fiorentino, che non mi sa com Nuti, Francesco Nuti, no, bellissimo quel film. Poi, per questo tanti amori, rapporti, e poi tenete presente che tutto questo io sto attento quando qualcuno, cioè io vedo cosa c'è nel loro corpo lunare. Come? Ma è semplice. Tutto ciò che appare nella loro vita viene dal corpo lunare, quindi di conseguenza io vedo come vivono, cosa pensano, cosa fanno, chiedo cosa frequenti, cosa non frequenti, da lì capisco cos'è, com'è fatto il corpo lunare della persona. Se è un ego molto forte, se è un ego più leggero, quali sono le sue cose. Poi cose che non mi vengono dette le vedo diversamente come simbolo, chiaro, magari segreti molto profondi, ma chi, vuole una direzione, essendone io il responsabile, devo chiedere tutto. Ecco perché anche a coloro che contatteranno @Accademia MRA vengono fatte alcune domande, per carità, non private, ma sapere più che altro per capire come è fatto il loro corpo lunare, perché tutto ciò che avete intorno a voi è il vostro corpo lunare. Il corpo lunare, ripeto, sono immagini ed emozioni, sensazioni, tutto ciò che c'ho qua è il mio corpo lunare. Uno viene qua, vede il mio corpo lunare. Uno viene a casa tua, vede il vostro corpo lunare. Vedo la vostra macchina, vedo il vostro corpo lunare. Vedo il vostro, perché quindi è l'estrinsecazione all'esterno del vostro mondo. Di conseguenza è lì, voglio dire, no, e da lì poi, se ecco perché dico è facile vedere se uno fa veramente i progressi, se viene che fa certe cose, passano 6 anni, fa sempre le stesse cose, viene che vive in una certa maniera, passano anni, vive sempre nella stessa maniera, gli stessi pensieri, stesse cose, non è che stia facendo molto, no, quindi, ehm,
se non c'è mutamento, non c'è mutamento, addirittura se uno fa un passo veramente avanti deve avere mutamento dentro sé, deve proprio cambiare vita, ma senza volerlo, cioè viene automaticamente la cosa, quindi da lì si vede, cioè, è impossibile nascondere. Allora, una volta venne una seguivo una persona, l'ho seguita per 3 anni circa, e mi diceva: "Sì, sì, faccio questo, sì, sì". Ogni volta che la incontravo però questa persona, sapendo questo, che non era uno scemo voglio dire, da parte dell'ordine, e lui viveva in maniera diversa, no, faceva cose diverse per far sembrare che stava evolvendo. Io sono stato molto furbo una volta, per vedere veramente se era vero, in un momento in cui era rilassato e l'attenzione era bassa, ed è io, avevo, le sigarette, avevo no, le prese apposta, perché io mi piace fumare delle volte dei sigari, no le sigarette, la il sapore della carta fa schifo. Dissi Lui disse che non fumava più, è riuscito così, perché per me può anche fumare, però non fumava più, anche se la sigaretta in una certa maniera distrugge il corpo lunare, attenzione, il tabacco usato alchimicamente no, ho fatto un video su questo. L'ho beccato, dico: "Tieni". "Ah sì, grazie, e si fermò. Dice: "No, no, ma guarda che ci sto pensando, no". Io dissi: "Beccato". Quindi io lo faccio spesso queste cose, le faccio. Così vedano se la persona dice la verità o meno, se la persona sta praticando o meno. Quindi molte cose. Quindi anche voi stessi fatele con voi stessi, no, se pensate di essere evoluti con il corpo lunare, vedete faccio le stesse cose, penso sempre le stesse cose, guardo sempre le stesse cose, mangio sempre le stesse cose, vado sempre negli stessi posti, leggo sempre le stesse situazioni, come mi comporto durante il giorno? Se è sempre lo stesso di 6 anni fa, 5 anni fa, 4 anni fa, non è che è cambiato molto, è solamente una patina che avete messo insieme a tutte le altre cose. Magari un pochino, sì, maestro, prima facevo questo, non faccio più, ma questa è l'auto-osservazione, no? Quindi non c'è bisogno di uno che lo possa vedere. Se una persona è sincera con se stessa, e gli conviene se vuole sviluppare il corpo lunare, perché se tu sviluppi il corpo lunare nella menzogna, nell'automenzogna sei rovinato, perché quello prende tutto e te lo ridà. Quindi se tu gli dai la tua menzogna, ti dà menzogna con le persone che incontrerai, non avrai mai la verità. E a dire appunto l'occasione fa l'uomo ladro, non l'occasione fa l'uomo che già sei. Sì, 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 il tabacco è tremendo nel frantumare eterico. Sì, sì, lo frantuma completamente. Senti di raccontare di questo signore. Sentendo cambia parole, scusa. È così. Va bene così, ognuno faccia la sua vita. Il problema è che mi dispiace che la gente si autodistrugge, no, quindi siate onesti con voi stessi. Poi qui viene Michele Modica cosa dice? Sì, è quello, viene girato questo però allora aspettate un attimo. Questa spiegazione okay. Maestro, ma se posso chiedere come fare l'ho detto, per questo tanti amori l'ho detto, eh sì, quello che viene generato su questo piano rimarrà e svanirà nell'aria, certo, quello che è di qua è di qua, a meno che con l'arte alchemica non riesci a portarne di là qualcosa, o l'arte magica. Ecco, perché ci sono queste cose. Poi dovrei dare un occhio a mia figlia sempre su chi frequenta, ma non tolgo libertà, così fare quello che vuoi. Io do un occhio semplicemente per vedere, guardo. Certo che se io vedo che sta frequentando un delinquente, dico: "Guarda, quello è un delinquente". Poi mio figlio è sempre libero, non in pratica, non ha mai avuto no. Non e dice: "Vabbè, ma non è un ottimo modo di" se li merita le cose perché è un bravissimo, sempre stato un bravissimo ragazzo, quindi non ha mai avuto no, perché ho detto: "Basta", però lui stesso sa le cose che non deve fare per se stesso, quindi non ha mai frequentato persone strane, cose varie. Il fatto di togliere la libertà a tua figlia, beh, potresti pentirtene in futuro se tua figlia incontra qualcosa di non molto buono per lei, quindi poi sei suo padre, devi decidere. So che oggi l'ideologia woke o per me woke significa, visto che sto in Asia, il wok dove si cucinano le cose, quindi mischia tutto, quindi so che significa woke, eh.
non posso darti consigli, è tua figlia, però dico stai attento a non pentirti nel futuro. Cioè, un occhio mica devi andare a spiare, cioè, mica devi spiare, però sapere almeno con chi esce, cosa fa, cioè, se sei un vecchio soffocante, okay, no. Io penso di ragionare molto criticamente da genitore. Forse il problema di oggi è che non si è più capaci di fare i genitori. Questo è il problema. Ecco la confusione di tanti ragazzi e ragazze, quindi penso che una presenza che sia non distruttiva, ma presenza, sei presente e stai vedendo, penso che possa essere molto utile. È un pochino come quando viene fatta la pratica spirituale, immagina che c'è sempre l'occhio di Dio che ti guarda. Magari può sembrare così, ma immagina che c'è sempre, perché così accade in realtà, no, chiamamelo Dio, ma il registratore, immagina che c'è sempre. C'è sempre e c'è sempre. Allora faresti tante cose che non faresti più tante cose che faresti, quindi stai attento, perché può essere ci si può pentire di queste cose, no, non avessi saputo, sapevo che quello, ehm, boh. Poi, bastano anche solo 2 chiacchiere al bar per generare qualcosa. Ma sicuramente, ma certamente poi, ora per la gente comune così, ma chi sulla via dell'iniziazione se non fa 'ste cose? La maggior parte poi di chi è sulla via della cosiddetta iniziazione, cosiddetta per chi lo fa, è tentare di volgere a proprio vantaggio ogni cosa e quindi di scusarsi, di interpretare le cose, lì non c'è niente da fare. Quindi è più preferibile avere un'attenzione 2D per non averla troppo materiale 3D. Beh sì, io sto spingendo, penso che tu stai imparando a avere attenzione alla parte interna, dove sei 2D. La parte 3D di conseguenza le hai data così tanta attenzione, no, hai dato tanta attenzione. L'iniziazione, come detto, deriva anche da andare dentro, quindi e conoscere la propria anima, la parte 2D. Poi mi viene da dire appunto questo abbiamo letto, poi io se mi guardo 10 anni fa sembra un'altra vita, da quando ho iniziato a sentirlo ho perso interesse su molte cose che mi interessavano, ma venuto così in modo naturale. Questo è un buon vantaggio, se per te è stato positivo, se è stato di crescita, se riconosci che ci sono stati dei vantaggi e quindi che ti hanno migliorato, voglio dire, questo è è lo scopo per cui sono qua. Poi leggi, fai, quindi ma lo scopo per cui sono qua è questo. Io tra tutti i vizi che ho, fumo tantissimo. Basta immaginare le sigarette immaginare le sigarette di menta per rendere tabacco no. Senti vai, c'è sul sito, ne parlo, quindi bisognerebbe togliere la carta, però la carta non va bene, ragazzi, cioè la carta mh. Fumare fa male, no, poi se poi la cosa la rendi ancora peggiore. Bene, va bene, finisco questa cosa, domani o dopodomani parlerò dell'angelo custode, che fa il paio con questo. Quindi la prima immortalità è il corpo lunare. La scuola lunare tende ad insegnare a sviluppare e coagulare questo corpo in modo da appoggiare la coscienza, in modo che non si perde coscienza, quindi se non la si perde nei vari momenti di vita, non la si perderà nemmeno alla morte. Sono ma non solo, insegnerà anche tecniche e rituali per agire con la magia lunare, quindi anche per la propria salute, per la fortuna, per la riuscita, per aiutare qualcuno e facendo questo si comincia ad avere i primi proprio legomeni, le prime cose di riuscita sono un po' di chiaroveggenza, sogni premonitori, sonno un pochino più leggero e altre cose che avvengono che indicano oddio, si è più sensibili, bisogna stare attenti un pochino a chi si frequenta, a cosa si guarda, voglio dire. Certo che se siamo immersi nell'ideologia di oggi
che poi non è che è peggio delle altre volte, sempre là, voglio dire, no? Tentano di cambiare le cose affinché nulla cambi. È un problema. Se siete interessati, @Academy MRA su Telegram, lì c'è la persona che vi risponde e che coloro che hanno già scritto avranno risposta oggi. Va bene? Un saluto per adesso, spero che sono stato chiaro. Questa è verità, ti ho detto, dicevano gli antichi, senza nasconderti nulla. Quindi te lo giuro dal mio cuore, questa è la verità. Se vai a vedere qualsiasi via, questo è. Tutti la portano, voglio dire. Va bene? Arrivederci. Coltivate buoni sentimenti, perché i cattivi sentimenti, come i buoni sentimenti, vengono registrati dal corpo umano. Di conseguenza te li restituisce. Cioè, non è che qualcuno ti vuole male, sei tu stesso che ti vuoi male. Quindi coltiva buoni sentimenti, buoni pensieri, buone azioni. Come dicevano a Kremers, ci dice la prima via, la prima regola della magia. Kremers disse buoni sentimenti, buoni pensieri, buone azioni. Ma allora è cristianesimo? No, non è cristianesimo, è semplicemente intelligenza per non avere poi dal corpo lunare cattivi sentimenti, cattivi pensieri, cattive azioni, quindi una vita d'inferno. Chiaro? Tondo. Ecco la base di ciò che poi divenne le regole religiose e cose varie, la base di ciò che sono anche le regole dello yoga, la base di ogni serio ricercatore per rendersi la vita più facile. Ve lo ripeto ancora, immaginate questo foglio, immaginate sotto una calamita, buttateci il metallo sottile, prenderà una forma, lo togliete, lo ributtate, sarà la stessa forma. Il corpo lunare è quello, mantiene la forma. Arrivederci. Vediamo di farla mantenere fino alla fine. Si potrebbe sensatamente dire che i 5 sensi hanno la funzione di proiettare in 2D, l'ho detto tempo fa, no? Che sono come dei proiettori. Certo, va certamente, è la loro funzione. Arrivederci. C'è tutto, andate a sentire.